Tanto sono parkinsoniano comunque. Ok, andiamo in galleria. Ok, vogliamo iniziare salutando Sono, e adesso letto ringraziando sono. Marco Guido Salvi, che è il vicepresidente o ex vicepresidente dell'Associazione Italiano Parkinsoniano. Quello di Pezzoli, in poche parole. No, Lui è anche presidente dell'Associazione Italiana Marco Parkinsoniana Guido. Bergamo, uno degli centri e associazioni più attive qui in Italia. Anzi, tanti idee sono nati da Marco. Vuoi parlare un po' di quello che hai combinato in Bergamo nell'ultima 2 o 3 anni? Partiamo dal fondo. Io come buongiorno e buonasera a tutti. Buonasera. Io come presidente di Bergamo sono 17 anni che sono presidente a Bergamo. Il Parkinson mi è stato diagnosticato 20 anni fa, nel 2004. Subito ho trovato l'associazione, mi sono iscritto e dopo 3 anni mi hanno fatto presidente. Da allora sono sempre rimasto io come presidente. Io sto cercando un sostituto, ma non lo trovo. Perché mi dicono tutti vai avanti tu che vai bene. Poi io inizio a essere un po' stanco. Comunque abbiamo impostato una serie di attività per i soci e per i caregiver. Noi le attività che abbiamo sono, cosa dico, hanno degli obiettivi. L'obiettivo è quello di condividere i problemi, sentirsi meno soli e raggiungere gli obiettivi di interesse generale. Ciao Stefano, ti vedo. Come attività noi realizziamo una serie di attività che vanno che hanno come obiettivo quello di, sto cercando degli appunti perché devo avessi in ordine per un certo verso, quello di creare delle aggregazioni tra i soci, crearci come punto di riferimento per le istituzioni e esprimere i bisogni della categoria dei parkinsoniani. Questo è l'obiettivo dell'evento. Attività noi facciamo quest'anno, abbiamo messo in piedi della fisioterapia di gruppo, che facciamo 2 volte a settimana presso la nostra sede, del training nel cammino, kickboxing, tai chi, teatroterapia, Nordic walking, su cui poi dopo magari dirà qualcosa Stefano, perché stiamo faremo un corso settimana prossima, questa settimana, no, settimana prossima, questa, sul non walking, Pilates, Shiatsu, e queste sono le attività che facciamo. Poi posso approfondire un po' di più su questo. Alex. Mi sa che Alex sta telefonando a qualcuno, lo vedo impegnato a telefonare a qualcuno. Ciao Alex. Comunque la malattia di Parkinson noi la conosciamo bene. È una malattia neurodegenerativa, andamento progressivo che determina nel tempo la perdita dell'autonomia della persona, andando a influire negativamente sulla qualità della vita del paziente e del caregiver. È importante anche il caregiver. Noi a Bergamo, io sono in provincia di Bergamo, siamo circa 5.000 parkinsoniani, anche se il numero non è esatto, ma è una stima abbastanza ragionevole. 5.000 parkinsoniani e abbiamo 300 soci. Di fronte a questi numeri il sistema sanitario provinciale risulta fragile. Si tratta di una patologia al di sotto, che sotto il profilo sanitario e sociosanitario necessita di una forte programmazione. Poi non serve sapere solo che sono 5.000 parkinsoniani in provincia di Bergamo, ma il livello dello stato in cui Il sono. presidente Naldo di Marco Guido. Non ho sentito. Chi ha fatto la domanda? Non ha il presidente. No. Io sono disposto a rispondere.
Eh, Stavo cercando No, aspetta. Gianni Melesi, che è andato un po' perso. Allora, 2 secondi, Marco, magari dici un paio di parole in più. Ho Quelle detto, che ha parlato Stefano a Bergamo, che sono stato io, che sono stati testimonianza della capacità di vivere con Parkinson. Quello è stato eventi bellissimi. noi non siamo l'associazione parkinsoniana di Bergamo, siamo affiliati all'Associazione Nazionale, l'AIP, e dobbiamo essere numerosi per far sapere che ci siamo, dobbiamo agire per far vedere, per comunicare con i malati che non ci conoscono, per avere la forza di affrontare il delicato cammino che la malattia ci impone. No, man. Le attività che facciamo sono rivolte all'interno, quindi nei confronti degli associati, conoscenza reciproca, confronto su problematiche comuni e scambio di informazioni, messa in comune di servizi. Nei confronti anche della comunità, noi siamo nelle attività. Creare sensibilità e informazioni sulla malattia, far conoscere l'associazione e favorire l'adesione di persone coinvolte nel problema, accrescere accreditare l'associazione come punto di riferimento e di interlocutore per i bisogni dei parkinsoniani. Silenzio. Chi meglio dell'associazione può Sì, sì, fare il sì. filtro sui bisogni? Se uno va da solo in ospedale non conta niente, se uno va con un'associazione ti ascoltano di più. E come associazione possiamo fare il filtro dei bisogni e esprimere le esigenze che i parkinsoniani hanno. Perché è una associazione? Perché stare insieme aiuta nel difficoltoso cammino che la malattia ci impone e insieme sia pazienti, familiari, avere la certezza che il sostegno reciproco possa renderlo meno difficoltoso. Raccontaci un po' del tuo progetto di casa Parkinson, se vuoi, o è troppo presto? Prometto, lo dico dopo, dai. La presenza nel ruolo dell'associazione dei pazienti, la presenza nel ruolo dell'associazione dei pazienti e delle loro famiglie è diventata nel tempo sempre più centrale. Le associazioni sono il tramite per dare le informazioni alla pubblica amministrazione e al sistema sanitario. L'associazione non deve essere autoreferenziata, non devi fare un'associazione per fare una bella associazione, ma sbaglia chi pensa che l'obiettivo sia fare una bella associazione. Deve essere non un fine, ma un mezzo per raggiungere condivisione di problemi, sentirsi meno soli e raggiungere gli obiettivi di interesse dei soci. Cosa Grazie intendi? alle conoscenze reali, l'associazione Parkinson nella vita quotidiana può filtrare i bisogni e quindi essere intermediario tra i vari pazienti e le istituzioni. Marco, cosa intendi per una bella associazione? Dici, fare una bella associazione, sarebbe un obiettivo fantastico, perché noi siamo in troppi in un'associazione. Sono 2 per il 5 per 1000, 52 associazioni presenti con la parola Parkinson, sono tantissime, e disperdiamo l'energia. E No, ma quindi hai detto che l'obiettivo non è fare una bella associazione, ma l'obiettivo è quello di fare le cose giuste. Ma per te cosa vuol dire una bella associazione? c'è gente che fa un'associazione per dire di essere presidente di un'associazione, di fare delle cose che possono interessare nell'immediato. Io intendo fare una bella associazione, intendo dire fare un'associazione che si occupa di problemi veri dei Mm, pazienti, perché le associazioni stanno cambiando. mm, Noi prima le associazioni si occupavano di fare le torte per raccogliere i fondi e di giocare a carte. mm. Noi oggi pensiamo che l'associazione debba occuparsi di problemi seri. Fa ancora la raccolta dei fondi perché rimane sempre, però essere un interlocutore per la pubblica amministrazione. Noi vogliamo sedere al tavolo dei decisori della sanità pubblica per discutere di quelli che sono i problemi, dei pazienti, ma anche coinvolti nella gestione. E secondo te come facciamo a essere sicuri? Se posso, vedo che intanto, se posso Alex, sei lì, perché cerco di Guarda. sentirti tanto che sei impegnato, se no vai avanti te. Capito? Alex. Si può fare lui. Mettilo qua.
Ti hai fatto la domanda? Vedo che... Devo dire la verità, Gianni Eccolo qua, sta Malesi arrivando. sta arrivando Mm, e lui è l'altra parte di Marco, nel mm. senso che lui fa Parkinson Italia, che è anche rappresentante sul Parkinson Europe e fanno un sacco di formazione e quello sarà molto interessante È parlare con arrivato, guarda che Gianni. è arrivato. Io devo dire la verità, le associazioni per me sono di due tipi. Sono quelli che sono creati dai gli anziani per chiacchierare dei problemi di avere Parkinson e quello non è una buona associazione. E poi ci sono associazioni che veramente vogliono fare una differenza, fare vedere che si può vivere con Parkinson. Si può fare sport con Parkinson, come vediamo con Stefano, e, e anche fare formazione, webinar gratuito con Fresco, e anche questo webinar, in un certo senso, è una parte della formazione. Noi non siamo un'associazione, però eh, siamo contenti di aiutare. Allora, se posso, Marco, passare a Giangi Ciao per Gianni. un saluto. Sto cercando di spegnere il telefono perché sono arrivato come sempre in ritardo e quindi adesso sto cercando di togliermi questa cosa che mi suona nel... dicevate che sul rapporto fra le organizzazioni e questo è il... Allora, Parkinson Italia, sotto la tua presidenza, è cresciuto tanto, cresciuto internazionale, Parkinson Europe, è cresciuto nella formazione e la mostra e il sostegno delle persone con Parkinson. Spiega un po' il tuo progetto con Fresco di webinar. Ma Qual è? il progetto webinar con Fresco in realtà è nato durante il Covid. Durante il Covid abbiamo sentito forte il bisogno di tenere vivi i legami fra i portatori di Parkinson. Per noi il lockdown, che credo che le associazioni del Parkinson abbiano rispettato in modo rigoroso, ciò nonostante dobbiamo dire che per noi è stato particolarmente doloroso eh, seguire il lockdown, perché la nostra malattia già ci spinge nell'angolo, ci schiaccia, ci impedisce di muoverci. E quindi in quel periodo reagimmo con un'operazione di partnership pubblico-privato, profit e non profit, che servì a lenire i danni della malattia. E sull'onda di quell'esperienza siamo andati avanti ehm, cercando appunto di mantenere vivo questa attività che non è solo formazione in senso tecnico, ma è anche relazione, è anche rapporto, è anche mantenere viva la comunità. Ehm, e, e questo tipo di attività cerchiamo di mandarla avanti. Ora, il problema è che io stesso ho detto, mi tocca dire come presidente di Parkinson Italia che Parkinson Italia ha una funzione di costruzione di una rete nazionale,
Però detto onestamente, oggi la situazione del Parkinson è ancora assolutamente inadeguata, cioè non è che siccome abbiamo 30 associati e prima ne avevamo 20, No, stiamo no. andando una volta e mezza meglio, stiamo andando da schifo comunque, perché da schifo le nostre organizzazioni vengono trattate dal sistema politico, dai centri di potere, dalle ASL, dal sistema eh, sanitario così diverso, così disomogeneo con le nostre organizzazioni. Ci sono delle organizzazioni sul territorio, ci sono dei nostri soci che hanno anche 400 iscritti, però rispetto ai 4.000 persone con Parkinson di quella provincia sono sufficienti? No, che non sono sufficienti, tant'è che i politici se ne sbattono di noi e non ci ricevono. Quindi il passo in avanti che dobbiamo fare è molto più, cioè voglio dire, parlo contro di me perché tu giustamente mi stavi invitando a dare i numeri di un successo, ma è un successo relativo, è un successo che non vale niente perché il mandato di un presidente dura 3 anni, rinnovabili per altri 3, e va bene, facciamo 6, ma in 6 anni si fa in tempo a crepare prima che di combinare qualche cosa. Questo è quello che il meccanismo che dobbiamo rompere l'inadeguatezza delle nostre strutture rappresentative rispetto alle dimensioni della malattia. L'associazione meglio che conosco è il Aspetta, Parkinson perché Regno no? Unito. Scusa, Parkinson Regno Unito è veramente un'associazione che funziona. Funziona dal punto di vista dei soldi, hanno 140 dipendenti, certo, certo, hanno Neurology, hanno Excellence Network, hanno tanti, cioè 190.000 parkinsoniani diviso in tutte le sezioni. È veramente una rete internazionale che copre tutto e lavora per il bene del Parkinson. E hanno un presidente che viene eletto ogni 4-5 anni, che l'ultimo era Steve Ford. Lui ha vinto il manager dell'anno in Inghilterra. Lui certo. ha portato Parkinson Regno Unito in cima, veramente. Certo, questo Io è il sono modello a andato cui con dobbiamo fare Francesco riferimento. Morganti a vedere questa realtà, però non credo che Italia riesce a fare, mimicare un'associazione come Parkinson Regno Unito. Non è possibile. Cosa vedi come il futuro dell'associazione? Marco e anche Giangi. Parto prima io, parli prima tu, Gianni. Prego, Marco. Io vedo nel futuro dell'associazione, lo vedo uno sforzo che bisogna fare per unirsi, per stare insieme, perché più siamo e più contiamo. Certo. Poi la formula, si tratterà di partire con delle formule leggere, perché la propensione a separarsi c'è, ma puntare all'unificazione, costruire iniziative comuni. Noi stiamo cercando di costruire a Bergamo un centro Parkinson regionale sotto la lettera TS, e lì vogliamo che si faccia un centro Parkinson che sia il punto di riferimento per i pazienti della nostra provincia. Poi il modello può essere ripetuto anche in altri posti, però è importante avere dei centri di specializzazione che esaminano malattie sotto tutti i punti di vista, neurologico, diabetologico, urologico, psicologico, eccetera, eccetera, eccetera. Noi stiamo lavorando per quello. Poi abbiamo altri obiettivi di breve termine, sulla formazione di caregiver stiamo lavorando, perché il caregiver è sempre più importante. Io ho la Quindi, sensazione dimmi. che l'Associazione Italiana Parkinsoniano Bergamo è un'associazione che vive
che vuole aiutare, fa tutto per dare sostegno. Peccato che non tutte le associazioni sono come voi. Troppo buono. Giangi, a livello del tuo coinvolgimento con Parkinson Europa, Posso rispondere prima a questa prego, cosa? Scusami Alex, ma questa cosa che ha prego. detto Marco per me è importante. Cioè, adesso, a parte il modello che probabilmente abbiamo due visioni diverse di come fare un centro Parkinson, però la prima cosa che Marco ha detto è stata dobbiamo metterci insieme. Ecco, questa è la grande sfida che dobbiamo fare. Tu dici non ce la faremo mai. Sì, ma se non ci proviamo non ce la faremo mai. È vero che a differenza degli inglesi noi siamo italiani purtroppo e quindi siamo quelli dei campanili, siamo i guelfi e i ghibellini, siamo quelli della sindrome del, 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 come si chiama? Del Palio di Siena, no? Sapete cos'è la sindrome del Palio di Siena? È il fatto che praticamente non si combatte per arrivare, ma si combatte per azzoppare il cavallo dell'altro quartiere. Questa è la cultura dell'Italia, purtroppo, con cui abbiamo a che fare. Però ci sono anche delle tecniche, per esempio, perché non proviamo a chiedere a Marco Vitale se non fa una proposta di come, cioè quella cosa che diceva Marco Guido sulla difficoltà di mettere insieme organizzazioni diverse, non proviamo a prendere un facilitatore. Questa è una tecnica che in azienda si fa, no? Quando bisogna mettere insieme due grandi aziende che sono diverse, si cerca un economista che conosca i metodi, le tecniche, le organizzazioni, le discipline organizzative e si cerca di costruire questa cosa. Allora, c'è un grande sostenitore storico dell'AIP che è Marco Vitale e io sarei ben felice che questo illustre economista fosse chiamato congiuntamente da Gianni Pezzolli e dal sottoscritto a fare una proposta di come fare un percorso di associazione delle nostre due organizzazioni. E questa sarebbe una risposta concreta. Magari andrebbe a finire male, però almeno ci abbiamo provato, giusto? Giusto. È anche vero che c'è più di due associazioni qui in Italia, Parkinson Italia, AIP, Triathlon, Però se guardiamo i numeri del Stefano. 5 per 1000 l'IP rappresenta il Eh, 60%, Pax in Italia il 30-40, il resto si divide in tutte le altre associazioni, quindi sono piccole le altre associazioni. certo, Sottoscrivo, cioè cioè, se non partiamo noi non parte nessuno. bravo, ben detto. Stefano, cosa pensi tu di questo discorso? Non è sparito. Se vuoi togliere il muto, Stefano non è in linea, c'è la fotografia al posto suo. Stefano, parla con Ali. Per ma esempio, se- il successo che ritengo più significativo, Alex, non è tanto quanto abbiamo fatto come Parkinson Italia a livello nazionale, ma quanto abbiamo fatto a livello della Regione Veneto. A livello della Regione no, Veneto siamo riusciti a costruire un coordinamento regionale delle 7 organizzazioni venete che funziona. E infatti, cosa succede? Qual è il primo segnale? Che l'assessora alla salute della Regione Veneto ci piglia in considerazione, dialoga con noi. E questa è la prova provata che la strada dell'unificazione, la strada dell'unità fra le organizzazioni, è quella che potrebbe toglierci da questa incapacità di essere incisivi. ma perché così tante persone non sono parte di un'associazione? Perché non sanno che esiste o non vogliono?
Cosa Beh, pensi tu? io credo che ci sia stato anche una incapacità di fare comunicazione. Cioè, io sono partito con questa idea della mostra fotografica parlante e un sacco di gente all'inizio mi diceva, ah, è arrivato quello della mostra. Ma Si gira una grande invece posta credo a, che la mostra sia stata una fonte di conoscenza e di cambiamento proprio di approccio, di mentalità, di cultura, cioè quelli che uscivano dalla mostra dicevano basta, io faccio coming out, io non mi nascondo più. Ecco, queste sono le grandi soddisfazioni che ho portato a casa da quelle cosa lì. E quindi credo che bisogna andare su quella strada lì, cioè bisogna continuare a fare sensibilizzazione. E mai sente solo, e questo è un discorso importante, perché le associazioni almeno raggruppano persone con interessi simili. E essere solo con Parkinson è una cosa molto molto triste. Stefano, vedo che hai tolto. Scusatemi, scusami, ma c'era una giornalista che doveva chiamarmi da 2 giorni, mi ha chiamato proprio adesso e non potevano risponderle perché poverina. Allora, dall'inizio ho ascoltato cosa c'è, sarebbe di più interessante che sentire qualcuno di quelli che stanno ascoltando per sapere secondo loro cosa dovrebbe fare un'associazione per loro. Perché noi forse lo sappiamo, lo immaginiamo, pensiamo di fare le cose giuste per quello che immaginiamo, che pensiamo noi che abbiamo capito o provato o le esperienze che abbiamo vissuto, ma le persone che noi vogliamo aiutare sono qui e non le ascoltiamo. Non sarebbe bello sentire cosa hanno da dire loro. Poi è chiaro, come diceva Giangi, che sensibilizzare, sì, sensibilizzare a quante cose, a quante robe ci sarebbero da dire sul Parkinson, tantissime, veramente tantissime. E quali sono le più interessanti, le più importanti, o quelle che uniscono di più, quelle che dividono di più, quelle che fanno stare meglio, quelle che fanno, chi lo sa, è veramente questo. Sarebbe bello fare, mi piacerebbe, se fosse per me, metterei al primo obiettivo delle associazioni in generale di fare un congresso delle associazioni, ma però organizzato da noi, non organizzato da un'associazione di neurologi o di altri, organizzato dalle associazioni, un congresso di associazioni, dove le associazioni vanno e si confrontano, si trovano, si raccontano, mangiano, bevono, si parlano e poi vedere da lì cosa salta fuori. Cosa pensate voi, il pubblico, il Mm. nostro pubblico e i nostri carissimi amici, Più che il su nostro questo pubblico, discorso? le persone con Parkinson come noi, perché qua la cosa bella è che siamo 3 presidenti di associazioni, tutti e 3 col Parkinson, perciò non siamo solo. Beh, bella. No, no, vabbè, cioè, la cosa è vera, è vero, è bella da una parte, ma è brutta perché prima o poi no, io mi sono reso conto che gli impegni che ho preso in questo momento dico, ma ce la farò? Perché quando sono bloccato è un po' difficile. Comunque, è una cosa interessante. Qualsiasi altra persona che hanno qualche commento su questo argomento, ben venga. Parlare? Allora, C'è una Paola che alza il dito da un po'. ah, devi togliere il muto e parlare. Buonasera, io Buonasera. ho avuto, diciamo, mi sono avvicinata varie volte a varie associazioni locali e ho Di dove sei? riscontrato, Scusa, di dove sei? Ecco, di dove sei? io vivo in Abruzzo, a Pescara. Ok, quanti anni hai, scusa? Io ho 50 anni compiuti Ok. ieri e ho il Parkinson, insomma, da quello che hanno rilevato, da circa 40 anni. Oh la Madonna. Ho Eh, un esordio intorno ai 12 anni, qualcosa prima, Ok. perché, non giovanile, sen come? molto, Come? molto giovanile, È un Bambinesco, caso Molto raro, ma giovanile, ma anche infantile direi, molto infantile. adolescenziale, anche guarda. molto particolare come diciamo, come evoluzione, come risposta ai farmaci. Certo. Sono fortunata, Eh diciamo sì, in così. effetti, per come ti vediamo, dopo 40 anni sei molto Sì. fortunata. Certo, ho difficoltà di deambulazione, ho, il lato sinistro, insomma, che ha difficoltà,
però sono fortunata anche perché l'ho saputo solo 10 anni fa, 11 anni fa, e quindi ho potuto gestire la mia vita quasi normalmente. In realtà sono sempre stata male, però quasi normalmente ho potuto gestire la mia vita. Ho 2 figli, diciamo che Complimenti. da questo punto di vista sono stata fortunata. Ok, Sei stata anche coraggiosa, sì, complimenti. esatto. Quando non lo si sa, fondamentalmente. Comunque sì, dopo è stato complicato perché quando l'ho scoperto ero ad un livello, cioè ero completamente bloccata. Quindi chiaramente mi continua, vabbè, diciamo è una storia un po' particolare perché poi in realtà l'idea è quella che il Parkinson non lo può avere una persona così giovane, e io invece ho iniziato ad avere sintomi intorno ai 10 anni, quando ho iniziato a fare atletica. Ok. E quindi ecco, diciamo che avevo anche tutta questa documentazione. Sono stati bravi alla fine i miei genitori, perché hanno tenuto tutto questo, e quindi è servito poi ai medici tanti anni dopo, intorno ai 40 anni, per riuscire a riconoscere la malattia. Molto bene. Ecco il discorso Ora, dell'educazione. a parte questo, io mi sono avvicinata qualche anno fa a diverse associazioni, e quello che ho potuto riscontrare è che le associazioni non prendono proprio in considerazione il Parkinson giovanile, ma minimamente. Lo so che è molto meno diffuso, grazie a Dio, devo dire, molto meno diffuso, però ha anche diciamo che c'è anche un vantaggio. Essendo più giovani abbiamo forse anche una spinta maggiore a poter anche collaborare, a poter, non lo so, io ho proposto laboratori, ho proposto, perché poi faccio artigianato, faccio anche da quando non lavoro più, sono in pensione, perché poi quando hai questo tipo di problemi all'improvviso non servi più al lavoro, diciamoci la verità, e quindi Certo. poi ti tengono in stand-by per 2-3 anni, alla fine ti mandano in pensione. Va bene, sono fortunata perché sono potuta andare in pensione, però anche questo, avere un sostegno di un'associazione anche dal punto di vista legale potrebbe aiutare. Certo, c'è l'associazione che mi ha dato più sostegno è l'associazione Invalidi, Mm. che mi ha dato ma non hanno, diciamo, la cognizione proprio del Parkinson. I problemi lì sono altri, specialmente poi con il Parkinson giovanile, dove c'è il problema vero non di lasciare il lavoro, ma di continuare a lavorare. Non di stare a casa a riposarsi, come molti medici dicono. Beh, ma si deve riposare? Sì, ma io ho 2 figli. Quindi il problema è conciliare la vita, e questo non viene proprio preso in considerazione, Ok, ma da interessante. nessuno. E questo potrebbe essere comunque un qualcosa che porta anche, che potrebbe portare i Forze portatori, nuove. chi ha il Parkinson, che è più giovane, ma anche chi gli sta intorno, a collaborare, e potrebbe essere Sì, un sì. qualcosa di vantaggioso per le associazioni. Giangi o Marco, vuoi rispondere? Io dico una cosa, noi su questo tema del Prego. supporto ai parkinsoniani dal punto di vista dell'invalidità, dell'assistenza sociale, tutto, abbiamo fatto una convenzione con l'ANMIC, perché noi non possiamo essere esperti di tutto, siamo volontari, l'ANMIC ha dei professionisti, quindi tutti i nostri iscritti possono andare all'ANMIC gratuitamente. Quindi fanno le pratiche di invalidità, di aggravamento e tutto. Quindi questa è la soluzione che abbiamo trovato noi, perché noi non possiamo avere l'esperto Certo. per far lavorare una volta a settimana. Abbiamo fatto questa combinazione e direi che funziona. Sì. Parlare? Scusa, scusa. Prego, Posso? Massimo. Ciao. Una cosa che mi sembra un po' assurda è che tanta gente non sa cos'è il Parkinson, e quindi non c'è nessuno sviluppo a livello di volontariato di far parte di queste associazioni. Io direi, perché non farla conoscere meglio attraverso qualche manifestazione in vari comuni, o prendere qualche capoluogo di provincia e cominciare a pubblicizzare anche un po' in giro? Perché sicuramente può servire anche quello. Mi sembra che sia un po' tutto quanto nascosto. C'è gente che si nasconde per questa cosa, non vuole sapere che cos'è. E forse sarebbe appunto per fare aprire un po' la testa alla gente. Non so se è una cosa un po' utopistica oppure no.
No, è giusto. Guido, Marco. È una cosa che Oh, bisogna Stefano. andare attraverso delle iniziative, dei convegni, delle giornate, Beh, delle la mostra, no, manifestazioni. chiamatevi Morbo di Parkinson Italia, mira un po' in quel senso, o sbaglio. Poi tu, tu Massimo, cosa faresti? Io farei anche, cioè, mi sembra un po' assurdo, ma fare anche un gazebo una domenica all'anno, appunto spiegherei che cos'è il Parkinson, chi vuole avvicinarsi un attimino, perché tanti secondo me ce l'hanno ma si nascondono da questa parola. Quindi secondo Ma, me fare anche qualche teatro, fare qualche manifestazione, invitare qualche politico, insomma, cercare un attimino Beh, di... quelli anche Posso senza. intervenire? Sì, abbiamo... Posso intervenire? prego, Posso? prego. Sì, io ho soltanto una puntualizzazione. Intanto a me è stata diagnosticata da poco tempo la malattia, quindi ho ancora uno scarso impatto con la malattia, fortunatamente. Però la puntualizzazione che voglio fare è che, siccome è un mese, sono pochi giorni che sono iscritto alla Partenope di Napoli, quindi come associazione, però dai vostri discorsi emerge, e questo mi inquieta, ma non colpa vostra, mi inquieta che praticamente sento le stesse cose, stesso tipo di disorganizzazione, di disgregazione che noto nelle, in politica, come anche nel lavoro che faccio l'avvocato, e quindi ci sono vari gruppi, ognuno cerca di ritagliare un proprio spazio, non so per quale ragione, e non c'è invece coerenza, cioè non c'è invece Coesione. aggregazione. Cioè non c'è praticamente, questo mi inquieta moltissimo che sperimentare come malato di Parkinson, purtroppo, le stesse dinamiche che ho sperimentato e nelle piccole esperienze politiche che tutti noi abbiamo fatto da giovani e in quelle lavorative, e cioè che tutti inciampano nella stessa questione, ognuno tenta di tagliarsi, non so per quali ragioni, per quali motivi, non voglio essere, come dire, non voglio insinuare nessuna cosa, però invece di fare, ecco, come diceva qualcuno prima, non ricordo chi di voi, ha detto di fare un unico gruppo forte nazionale, come quello inglese, da quello che ho capito, e invece ci sono due grosse organizzazioni, altre che non so per quale motivo raccolgono le briciole del 5 per 1000, credo, e però non c'è, e quindi non c'è al centro non c'è la malattia, non c'è la cura della persona ammalata di Parkinson, ma altre cose che a me in questo momento sfuggono. Questa è la mia impressione che ho avuto ascoltando voi, visto che è il primo webinar a cui partecipo. E mi inquieta per il mio futuro, perché io ho 56 anni, sono fortunato ancora da non avere un impatto forte, se non qualche piccola cosina, però so quello che mi aspetta. Quindi so quello che il futuro mi è chiaro, purtroppo, anche se è incerto, ma so quello che mi aspetta. E pensavo che ci fossero delle organizzazioni più compatte, anche per avere con i politici, con i nostri politici italiani, per avere una capacità contrattuale diversa, perché un conto è essere disgregati, un conto è essere uniti, come diceva, non so, Marco o Massimo, non ricordo il nome, per avere un potere contrattuale con i nostri politici superiore rispetto a quello che abbiamo adesso. Solo questo volevo dire. Mi inquieta, Dovete chiudere gli audio, per favore, sennò non si vedono. Andrea, sì. Sono degli audio aperti. eh, no, ripeto, volevo soltanto finire dicendo che mi inquieta lo, lo stesso trend che ho visto nelle altre organizzazioni. Sandro. Alex, li puoi chiudere tu gli audio se vuoi, tutti. Sì, 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 no. Alex, volevo chiudere soltanto dicendo che mi auguro, auspico che ci sia una unione di intenti tra le varie associazioni. Ok, E, disattiviamo audio per tutti. Se volete parlare o state parlando, riattivi. Ok, riattivi pure quello che stavo parlando prima, Massimo.
Posso? Sì. Emilio, Posso? prego. Secondo me noi malati di Parkinson siamo dei lupi solitari. Siamo perché per vivere normalmente buttiamo lì tutte le nostre forze. Quando arrivo sera, per vivere normalmente non ho più forza di entrare, non entro in mezzo alle associazioni per amor di tanto di cappello a tutti quelli che si impegnano. Essendo un lupo solitario, sono 4.000 malati, 4.000 lupi solitari. Non dico che abbiamo troppo ego, però prima pensiamo a stare quasi bene e poi il resto ci manca il tempo. Allora, siamo qui in Italia dove le cose non vanno sempre come vogliamo. Ci sono delle buone associazioni eccellenti in varie parti d'Italia. Pisa, per esempio, è un'associazione che funziona davvero bene. E ci sono anche altri, Messina, eccetera, eccetera. Ma non so se è perché AIP o Parkinson Italia o Stefano Ghidotti o un'altra associazione è coinvolta o ce l'hanno messo insieme loro insieme. Dove ci sono giovani c'è sempre più vita e c'è sempre più anima. Dove c'è l'associazione con tanti anziani è sempre più difficile, per forza. Però hai ragione, non c'è coordinazione e su questo voglio sentire Gianni e Marco e Stefano. Io condivido, penso che abbiamo detto più o meno tutte le stesse cose. È stata anche rispetto alla sollecitazione di Stefano di ascoltare ascoltare gli associati e sia stata una bella controprova alla sua domanda, questa che appunto non hanno chiesto cose concrete, cioè voglio dire cose immediate per se stessi, ma hanno chiesto un atteggiamento, un comportamento generale da parte di tutti verso l'impegno collettivo, verso l'impegno comunitario, cioè lavorare per essere comunità, cioè lavorare per evitare questo isolamento, questo essere lupi solitari che ha appena detto con molta arguzia Emilio. Cioè il fatto di riuscire appunto a creare un movimento che sia d'impatto sulla politica. Giustamente non ricordo il nome, il collega di malattia dell'associazione Partenope ha detto proprio queste cose. Dice, ma com'è possibile che i meccanismi perversi della politica ricadano anche sulle nostre organizzazioni? Cosa abbiamo delle sedie d'oro da difendere? Cosa difendiamo? Che cosa portiamo a casa? Cioè, è assurdo questo, perché non c'è neanche, almeno i politici lo fanno, abbiamo visto, no? Per portare a casa quattro soldi e quattro. Ma noi che cosa portiamo a casa? Perché questa maledetta voglia di potere? E dobbiamo sapere che è questa cosa qui, dobbiamo sapere che la malattia è questa, è la voglia di potere. Io mi ricordo che quando prima della diagnosi, chi mi illuminò sul Parkinson fu la psicologa. La mia psicologa mi disse, guardi, lei mi ha seguito nel percorso che le ho proposto, ma qui la mia scienza si ferma perché la malattia è un'altra. Ma la cosa più importante che disse non fu questa, fu un'altra. Lei è un uomo di potere. Io dicevo, ma come sono un uomo di potere? Mi occupo di una ONG, prendo metà dello stipendio che prenderei se fossi in azienda. E invece poi ci ho riflettuto. Certo che siamo uomini di potere,
Certo, perché siamo riconosciuti, siamo salutati, e questo meccanismo infernale impedisce che i meccanismi di governo delle organizzazioni siano rispondenti all'efficacia e non al potere. Ha ragione la ragazza, dico ragazza perché è veramente anche 53 anni, ma io credo che dobbiamo farla diventare un caso e la prego di mettersi in contatto perché ha ragione Stefano, questi sono i casi che dobbiamo portare nella mostra fotografica parlante che possono smuovere l'opinione pubblica e darci questa popolarità. Però quello che più su cui dobbiamo impegnarci, secondo me, alla domanda di Alex, la risposta è: dobbiamo impegnarci a fare l'unità delle organizzazioni. Ci faremo gradualmente, ci faremo con delle tecniche che siano compatibili con- 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 col riconoscimento, con la democrazia, con tutti quei sistemi che possono farci funzionare. Però non possiamo essere così sparpagliati. È questo sparpagliamento delle organizzazioni che ci impedisce di pesare e di cambiare le cose. Marco, togli il mute e mi dai il tuo parere su questo argomento. Togliere il muto. Vabbè, andiamo su Stefano. Allora, intanto sono d'accordissimo, brava Paola, grazie di quello che hai detto. Certo. Mi fa piacere, mi faceva sorridere pensare che il nostro collega di Napoli, quando, siccome dice tutto il mondo che io conosco, guarda che è arrivato Marco, vai Marco, dai, vai Marco. Continua, finisci il ragionamento, dai, finisci il tuo Allora, ragionamento. dice tutto il mondo che conosco si comporta in un modo, andando all'osservazione del Parkinson pensavo di trovare un mondo diverso. E questa idea, purtroppo, ti devo deludere, siamo umani come tutti gli altri, facciamo gli stessi errori anche noi. Non penso che sia credo che il potere, boh, forse, ma io quello che so da Marco, per esempio, che sta cercando qualcuno che lo sostituisce da tempo e non trova un sostituto. Io chiedo alle persone se vorrebbero fare un po' del mio lavoro e non trovo chi lo fa. Vedo tante persone che sono molto disponibili a partecipare ai congressi dove si parla di farmaci, di soluzioni, di medicina e di neurologi, che invece quando si tratta di parlare di associazionismo, di lavorare sulle associazioni, sono un po' più assenti. Perciò, secondo me, la cosa importante che potremmo fare, sì, unirci a fare un congresso, ma e fare le cose in piazza per far conoscere il Parkinson è una buona idea. Ma ti domando, tu, metti di non avere il Parkinson, che una domenica mattina vai a messa con i tuoi familiari, c'è un gazebo dove parlano di una malattia, perché dovresti essere interessato ad andare ad ascoltarli? Qual è il motivo che ti porterebbe ad ascoltarli? Magari l'AIL vende dei fiori prima di Pasqua, quelli che vendono le arance, cioè dobbiamo Perché trovare un conosci qualcosa. qualcuno che ha Parkinson e sta diventando sempre più diffuso. E questo è il fatto. Hanno Sì, ma bisogno di cioè, essere educato su Parkinson. bisogna fare un'attività per cui una persona si possa avvicinare, poi quando l'hai avvicinata gli Certo. racconti, ma non è che uno viene a ascoltare te perché hai Parkinson, cioè, perché sennò se le No, piazze non si sarebbero fa, piene di persone malate che raccontano le loro malattie e non sarebbe neanche simpatico, naturalmente. credo, perché andare la domenica uno ha piacere anche di stare tranquillo, magari invece qualcosa che potrebbe interessare, cioè, secondo me è interessante, ma dobbiamo trovare delle proposte. Grazie. Assolutamente. Marco, stavi Io volevo dire aspettando. che secondo me è importante creare sensibilità sulla malattia, perché sennò la Certo. gente nel comune non lo sa. Io non lo conoscevo il Parkinson prima di ascoltarmi. Ah, Pensavo fosse una malattia che non mi toccava e di cui sapevo poco. C'era il Papa allora. Esatto. Quando mi ha preso, dopo ho imparato sulla mia pelle cos'è e adesso cerco di... Quindi sensibilizzare attraverso iniziative, chiaramente, i convegni, il gazebo. Noi facciamo Lingua Libera e Voglia di Vivere, per esempio, questo convegno che abbiamo fatto l'altro giorno, che porta sempre un sacco di gente.
Quindi creare questa sensibilità, dopo si possono fare tutti i discorsi di associazione, però se non si crea sensibilità nell'opinione pubblica, noi siamo scarsi perché abbiamo poche risorse, non abbiamo grossi investimenti da fare in comunicazione, quindi c'è anche la giornata del Parkinson il 30 di novembre, ma lo diranno alla radio magari fugacemente, ma poi dopo non abbiamo una visibilità, perché quindi è un po' il cane che si morde la coda, non siamo insieme, quindi siamo sparpagliati, non siamo credibili, o non siamo più di credibili, non siamo potenti da fare guidare la comunicazione su di noi. Nello stesso tempo abbiamo bisogno di questo, quindi dobbiamo farlo localmente con le varie associazioni, fare delle iniziative comuni e ripeterle, usare gli stessi modelli, ripeterle, aiutarci, far parlare quello di Napoli a Milano e quello di Milano a Napoli, in modo da scambiarci i relatori e poi Ci poi vorrebbe un un Michael J. convegno. Fox, c'è Vincenzo Mollica, c'è una persona molto conosciuta che parlasse di Parkinson, potrebbe essere interessante magari, però Io vai, quei volte spingiamo. non mi guarire voglia di vivere. Oh, Giangi, hai alzato in mano. Sì. Io ho scritto un libro, il titolo? Aspettavo sentire. raccontare il mio mestiere. Bello. Uno dei capitoli si chiama Il fascino indiscreto del potere e viene dall'esperienza del non profit, non dall'esperienza dell'azienda. Cioè io mi sono accorto che anche nelle organizzazioni senza scopo di lucro vigono queste regole, come diceva la persona, l'avvocato di Napoli, esattamente come ha detto lui, cioè purtroppo i meccanismi mentali, culturali a cui siamo esposti ci portano lì, ci portano in quelle condizioni. Siccome poi, come ha detto giustamente Paolo, ho capito che si chiama, come ha detto giustamente Paolo, abbiamo i minuti contati, cioè la nostra vita è più breve. Il tempo che abbiamo per costruire un'organizzazione è limitato, cioè noi abbiamo pochi anni per costruire un'organizzazione. L'organizzazione di cui abbiamo bisogno è come quella che descrivevi tu, Alex, è come quella inglese. 100 dipendenti, non sono volontari, Stefano. Collaborazione fra Sono, neurologia sono e forme di collaborazione pazienti. riconosciute, in cui ci sono anche i volontari. Per carità, sono preziosi perché portano entusiasmo, portano motivazione, portano del lavoro, del valore aggiunto, ma non bastano. La differenza fra le nostre organizzazioni e quelle estere è di queste dimensioni. E questo l'avevo visto anche nelle ONG. Le ONG italiane sono molto piccole e dici, ma sono più piccole, sono più sane. No, non è vero. Piccolo non riesci a fare i programmi. Piccolo non riesci, cioè noi abbiamo bisogno, per esempio, di avere dei servizi di lobby e di advocacy che non possiamo permetterci. In tutti gli altri paesi hanno questo tipo di attività. Come si fa ad avere un servizio di advocacy, di lobby, cioè di gente che vada sul palazzo? Perché è importante, prima di tutto, anzi, scusate, avere della gente che vada nel palazzo? Perché se non vai nel palazzo, con il cambiamento dei governi che esistono, cioè noi quando abbiamo fatto l'esperienza del Covid che, che- che, che ci ha consentito di avere delle pubblicazioni scientifiche che dicevano come si poteva affrontare il Parkinson. Abbiamo portato queste pubblicazioni alla politica. Beh, il governo nel frattempo è cambiato, quindi dovremmo rifare il giro e non abbiamo i soldi per pagare i funzionari per fare queste cose. Dobbiamo giocare tutto sui volontari. Ma quanto riusciamo a reggere? Quanto riusciamo a coprire? Non abbiamo la prospettiva, la lunghezza, l'orizzonte temporale adeguato per fare questo tipo di attività. Sono problemi organizzativi, per cui possono sembrare temi difficili, ma in realtà sono temi semplici. C'è il nanismo che vale anche nelle imprese.
e incide anche qui. E allora, facendo il paragone fra quello che diceva Alex dell'organizzazione inglese, dove ci sono 109, hai detto, 109 collaboratori, ecco, la 140. Parkinson Italia, sapete quanti ne ha rispetto ai 109? 2. 3. Sì, 2, 3. Ecco. Questo è il livello. Dove possiamo arrivare oggettivamente? Beh, allora lì sarebbe importante inserire delle persone retribuite. Bisogna avere il budget per farlo. Poi bisogna avere delle controstrutture per evitare che queste organizzazioni degenerino. Benissimo. Quindi Stefano ha fatto notare che siamo tre presidenti col Parkinson. Bene, facciamo che i presidenti restano persone col Parkinson che non vengono retribuite e che facciano da volontari questa cosa. Però quelli che sono in grado di andare a Roma un giorno sì, un giorno no, dobbiamo averli. Dobbiamo averli perché Certo. se aspettiamo che io vada a Roma ogni volta che serve convincere un politico dell'importanza di una votazione sul caregiver o su un finanziamento alle case o le case della salute del Veneto, su una cosa del genere, bisogna aspettare me, faccio in tempo io a morire, ma soprattutto fa in tempo a morire l'organizzazione. Gianni, il tempo scappa, c'è Renata che ha alzato mano. Togli il muto e parli pure. Eh, non c'è stato tolto il muto. Adesso, ok. Ah, Allora, buonasera a tutti. Volevo un po' buonasera. agganciarmi innanzitutto al collega. Io li chiamo colleghi di avventura, i miei amici Ventura. di avventura, no di sventura, perché è un'avventura il Parkinson per noi, per tutti. Sia al new entry di Napoli, come si chiama? Non mi ricordo, Giuseppe, mi pare, che anche a Paola, che ci siamo magari incontrati qualche altra volta a questi webinar molto utili e interessanti. Allora, innanzitutto noi dovremmo avere diciamo, linee guida, ma in realtà dei comportamenti un poco unanimi per quanto riguarda la diagnosi e come avviare subito dopo la diagnosi il paziente, la persona che c'ha il Parkinson, che è una persona innanzitutto e non è un numero. Quindi stabiliamo tutte le associazioni, come è l'approccio a chi ha la nuova diagnosi. E, ci sarebbero tantissime cose da discutere ed approfondire. Purtroppo ci vorrebbe un webinar tutti i giorni, ma oltre questo, a parte l'esperienza di Pisa che condivido pienamente con Alex e sono organizzati benissimo, quello che ha ottenuto Pisa lo possiamo e lo dobbiamo ottenere tutti, perché siamo tutti Certo. uguali, siamo tutti con le stesse esigenze. Anzi, direi qualcosa anche di più, oltre alla fisioterapia neuroriabilitativa, secondo quelle che sono le indicazioni del Centro Europeo, che sono sicuramente la fisioterapia migliore che c'è. Ma a parte questo, io una cosa volevo dire che non viene mai detta. Il Parkinson è anche una malattia di genere. C'è una grande differenza tra la malata di Parkinson e il malato di Parkinson, tra il caregiver maschio e il caregiver donna. Questa è una realtà che magari non si dice perché è sommersa, ma ci sono secoli di condizionamenti, per cui io se chiedo più volte una cosa mi devo sentire in colpa, mentre quando fai la caregiver ti senti in colpa se non vai a chiedere che cosa ha bisogno il tuo paziente, diciamo, la persona a cui tu fai la caregiver. Questo non viene mai detto perché siamo poche donne nei punti, diciamo, nevralgici, poche presidenti e poche ad essere quindi dare voce alle nostre problematiche, che sono tantissime, tante realtà di tutte le notti, di tutti i giorni, persone come me che io diciamo, sto bene e comunque quando sto
male, mi sento ancora più male a dover chiedere, elemosинare qualcosa, non perché mio marito non sia disponibile, ma la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta può dirmelo in modo sgarbato, ma io mi sento in colpa, mi sento in debito già la mezza volta che lo chiamo. Non lo so se questa è una cosa che si può fare qualcosa di pratico, diciamo, di reale e di utile per tutti. Ok, è ora di chiudere il webinar. Vorrei dare l'ultima parola, ma una parola, forse due, a Stefano, Marco e Giangi. Allora, ti Stefano, ringrazio e voglio solo raccontarvi una cosa, perché adesso quando parlava questa signora dicevo, sarebbe bello se avessimo la possibilità di avere uno sportello negli ospedali dove appena uno ha la diagnosi lo mandano subito in uno sportello associativo e l'associazione gli racconta cosa può fare. allora, Aspetta, però amen. magari, solo che ti dico una cosa, siccome io sto andando negli studi medici, nelle farmacie per pubblicizzare la nostra iniziativa in questo periodo, sono andato in degli studi medici. Allora, noi siamo, noi siamo forse 500.000 in tutta Italia, in realtà non lo sappiamo. 500.000 vuol dire che è meno dello 0,1%. 0,1% vuol dire che i medici di base hanno 2.000 pazienti, vuol dire che per ogni paziente, per ogni medico di No. base loro hanno 3 persone col Parkinson, se va bene. Perciò loro dice, sai che non so neanche quali ho? Cioè, i medici di base non conoscono i loro pazienti, sono talmente pochi che non c'è una realtà per cui il medico di base dice, oh, sai il Parkinson, vai subito in quell'associazione, perché non hanno, cioè, c'è una distanza totale tra il Parkinson e il medico, perché sono talmente pochi per ogni medico che non c'è subito una via da fargli imboccare. Questo mi ha stupito, perché ho detto, ma Bisogna cavolo, è vero. istruire i medici di base, istruire, Sì, ma aiutare. hanno due o tre pazienti per ognuno, è una minoranza Mm. talmente bassa che dicono, cavoli, ma allora se devo farlo per questi, chissà cosa dovrei fare per quelli che hanno i tumori, che hanno, adesso per assurdo, ma non lo sapevo, ho incontrato questa realtà andando da loro, è incredibile questa cosa, poi io, basta, grazie mille di tutto comunque, grazie di aver Marco, parlato. l'ultima parola, saggio. Va bene, io dico che noi dobbiamo guardare il futuro possiamo guardarlo in vario modo, con rabbia, quando uno si domanda perché proprio a me, ma se tu lo guardi con rabbia ti intristisci, ti provi rancore verso gli altri, non riesci a... Con preoccupazione, guardare il futuro certamente è un atteggiamento necessario perché dobbiamo sapere l'evoluzione della malattia e capire. Con coraggio, il coraggio di accettare la malattia ridisegnando la propria vita, il coraggio di voler conoscere la malattia, la sua evoluzione, il coraggio di lavorare perché si possa avere una vita dignitosa, il coraggio di portare, di essere accettati e non compatiti, impegnarsi a far valere i diritti delle persone fragili. E per il futuro poi serve anche impegno a Amen. trasformare i progetti futuri in realtà, impegno fatto di indicazioni, ma soprattutto di cose da fare. E quindi io auguro a tutti noi, questo gruppo qui, che si possa affrontare il futuro con preoccupazione, ma con coraggio, insieme. Grazie. Giangi, sei ancora con noi? Sì, sì, Stefano ha L'ultima tirato fuori parola a questo, te. Stefano ha tirato fuori questo argomento e credo che sia importante, però io lo leggerei in un altro modo. Lui l'ha fatto per dare una spiegazione a questa ignoranza che c'è diffusa sulla malattia. Io dico che è esattamente il contrario, il fatto che ci siano ben, tu hai detto 500.000, ma le cifre ufficiali parlano di 250.000. Poi ho trovato delle cifre che dicono 309.000, 309.000 persone identificate che quindi sono state diagnosticate per avere il Parkinson e probabilmente a questi dobbiamo aggiungerne una fetta di cui non abbiamo la più vaga idea, di persone che si nascondono, come è stato detto giustamente. Allora, se cominciamo a dirla così, probabilmente una maggior sensibilità la possiamo trovare. Dobbiamo sapere i numeri. Noi stessi non sappiamo dire quali sono questi numeri, però sappiamo, tutte le statistiche internazionali parlano di una bomba che sta per esplodere
di Sì. una crescita delle malattie neurologiche che fa paura. E sono proprio le malattie del futuro, quelle che non si sanno, quelle che non si sapranno curare. Quindi il tema della sensibilizzazione continua a essere un tema su cui far leva. Non sono in polemica con te, anzi volevo dare un'altra lettura. E la prima cosa che propongo è appunto che Paola si faccia viva con noi, perché la sua storia sia raccontata dalle fotografie di Giovanni Diffidenti e dalle voci di Claudio Bisio e della Costa, come abbiamo fatto per i casi in cui siamo riusciti a fare sensibilizzazione appunto sulla malattia. Ok, per chiudere stasera siamo oltre il nostro tempistica. Noi abbiamo seguito per 8 anni un progetto in Parkinson Regno Unito con 20 centri nostri che lavoravano solo per neodiagnosticati. I risultati sono stati incredibili, veramente incredibile, perché non pensiamo di fare una cosa così. Ma vabbè, lascia stare. Abbiamo anche un progetto per i caregivers, vacanze per caregivers, un po' di pace per caregivers. Io sono diventato molto sensibile al lavoro di caregiver perché mia moglie mi sopporta ancora. Tutti siamo Devo dire la sopportati. verità, è stato un piacere sentire da voi. C'è un po' di, diciamo, unificare su un tema, ma ci sono anche tanti altri temi da seguire. Alla prossima volta, vuoi dire qualcosa, Paola? Sì, molto molto breve. Io lo so che è molto importante, secondo voi, anche secondo me, avere, diciamo, contatti con i piani alti, diciamo, ma il malato di Parkinson ha bisogno di vivere tutti i giorni e ha bisogno di non solo di questo, ha bisogno di, come dire, non sentirsi solo nella malattia, Comprendo. ma io non sento mai parlare di vita quotidiana. Io non sento mai parlare di vita quotidiana, di problemi. Ecco, per esempio, Renata ha dato questa sua lettura, che è una lettura che può essere valida, poi specialmente, diciamo, per una certa generazione. Io devo dire la verità, non mi sento in colpa. Mi rendo conto di essere la causa dei problemi nella mia famiglia, però non mi sento in colpa. Ma io non è una colpa in assoluto. No, e nell'oro mi sento, però io lo capisco che c'è chi ha la diagnosi avanti negli anni ha più problemi ad accettarla. E io vedo quella punta di disperazione, quella punta che fondamentalmente nei più giovani non si vede, perché i più giovani hanno però voi l'avete vissuta, la vostra vita l'avete vissuta bene. Noi la viviamo con 1000 difficoltà. È vero. Vedetela da questo punto di vista, non nel senso che uno deve essere, però io ogni volta sento dire purtroppo, sì, purtroppo. È una malattia come un'altra. È una malattia diversa, è normale, ogni malattia è diversa, ma è una malattia come un'altra e con questa ci si può convivere. È difficile, ma ci si può convivere. Esatto. Amen. Su questa nota Io credo che dovremmo impegnarci a fare un congresso dove portiamo 500 persone e dove diamo dei sogni e degli orizzonti nuovi alle persone che hanno il Parkinson. Anche Perché i sogni 5.000. tirano sempre. Già dalla diagnosi, già nel momento della diagnosi, perché là è importantissimo. Aprire degli orizzonti nuovi. Ok, Giangi, Marco, Salvi, grazie mille. Anche a Stefano, Grazie a te. grande amico, grande persone. Ciao a tutti. Siete tutti tre persone che è importante nel mondo della vita delle persone con Parkinson. Buona Grazie. serata a tutti i Ciao, nostri ospiti, i Paola. Ciao a tutti, buona nostri serata. Paola, Presente sentiamoci, Ciao. vediamoci. conoscenti. Ciao, Buona Renata. serata a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Guido. Ciao, Ciao. buonasera.
Ciao, ciao. Grazie di Ciao tutto. Alex, Giangi, ciao. ciao, buona serata a Ci tutti. vediamo il sabato, Marco. Ciao Avanti Alex. per 5 anni questo.